Kodiaq è il nome di un orso, il nome di una cittadina, ma è anche il nome della nuova Skoda Kodiaq, appunto, che va a riprendere il nome di questa cittadina dell'Alaska e dei suoi orsi. Ce ne sono 3.500 su una popolazione di 14.000 abitanti. Pensate che densità di orso che c'è in questo luogo. Skoda ha pensato di andare a riprendere appunto il nome di questa cittadina, andando filologicamente a legarsi con quanto fatto con i Yeti, perché questa è una vettura crossover esattamente come Yeti, è un pochino più SUV ovviamente, ma soprattutto rispetto a Yeti è molto più lunga ed è nata per andare a ospitare famiglie di grosse dimensioni fino a 7 posti con tanto spazio a bordo. 700 litri di bagagliaio nella configurazione a 5 posti, 2000 litri addirittura abbattendo tutti gli schienali, una dimensione davvero pazzesca. Mi tradirei se non vi dicessi che la zona anteriore mi ricorda moltissimo quella del Land Rover, in particolar modo per questo cofano a palpebre che va a appoggiarsi sul passaruota e anche per questo gruppo ottico con questo taglio triangolare nella zona superiore. Assomiglia molto alla cugina Q7, questo devo dire che è sicuramente un complimento. Mi piace molto anche come è fatta la calandra nella zona anteriore, con questa doppia finitura che va a risaltare moltissimo nel look complessivo della vettura. 19 pollici le ruote, 235/50, lo vedete, i cerchi in questo momento sono di una versione molto ben accessoriata, sono gommati Pirelli. Vi faccio vedere immediatamente un elemento sicuramente interessante nell'utilizzo quotidiano di questa vettura. C'è questa protezione, lo vedete, che va a comparire nel momento in cui vado ad aprire la porta. Questo va a proteggere la porta nel momento in cui ho qualcuno vicino, parcheggiato vicino, o magari in garage molto stretti. La vettura, lo ricordiamo, è molto larga. C'è anche nella zona posteriore, nel momento in cui vado ad aprire la porta dietro, si chiude la linguetta. Bellissimo, devo dire, è un'idea sicuramente molto originale. Guardate, quando vi dicevo che sembra un po' la Q7, guardate il taglio del montante posteriore, anche l'andamento ad arco della zona superiore con la sua bella barra portatutto. Nella zona posteriore troviamo ovviamente il tappo del carburante con l'AdBlue, ma soprattutto anche, questo è uno degli elementi intelligenti, altri elementi intelligenti di questa vettura, il raschietto che viene sempre portato con noi. Andiamo a chiudere per il momento il bagagliaio in questa modalità automatica, lo chiudo, vi faccio vedere il gruppo ottico posteriore, ha questa bellissima finitura a LED. C'è anche questo taglio posteriore con questa finitura un po' sbaroscata, chiamiamolo così, è molto bella, guardate quanti tagli che ha questa vettura, quanti riflessi che riesce a creare. Zona posteriore che è molto sportiva nel look, con una zona inferiore in cui non compare lo scarico, ma appunto c'è questo taglio che ricorda un po' un estrattore d'aria, anche se è un po' più elegante rispetto all'estrattore d'aria che tipicamente vediamo sulle sportive. Guardate quanto c'è qui di scalino, è davvero molto importante. Hanno voluto dare una bella impronta, una bella anima a questa vettura, e secondo me ci sono anche riusciti. Arriveranno nel segmento D popolato da vetture come Nissan X-Trail, come Ford Kuga, con un prodotto sicuramente molto piacevole e molto originale anche da un punto di vista estetico, appunto, come vi dicevo, mi ricorda un po' l'Audi Q7. Sorry, I close the door. Ok, chiudo, ragazzi, c'è veramente tantissima confusione, ve la faccio vedere lateralmente in modo molto veloce. Eccola qui, guardate il look della vettura nella zona laterale. Andiamo ad aprire per un secondo anche il motore, ve lo faccio proprio al volo, la solita manigliona. È un 2000 TDI da 190 cavalli, in questo caso trazione integrale Haldex con frizione a lamelle, potenze da 125 a 190 cavalli con motore 1400 turbo o 2000 TDI con potenze da 150 e 190 cavalli. Il 190 cavalli porta con sé il nuovo cambio DSG a 7 rapporti con frizione in bagno d'olio, è la stessa tecnologia che è stata utilizzata anche sulle Audi A4 per intenderci, ma in questo caso un cambio è di tipo trasversale, non longitudinale come sulle Audi, quindi è una vera novità che arriverà anche su altri modelli, non solo della casa ceca. È una vettura, vorrei portarvi a bordo per vedere com'è fatta. C'è come al solito l'ombrellino al suo interno, il pannello porta, lo vediamo, è molto elaborato, i materiali sono, direi, di buona qualità, anche bella la finitura in questo caso centrale. C'è l'impianto audio, direi molto raffinato, di un ottimo brand. La zona centrale è di questa similpelle, poi c'è questo bracciolo, insomma dai, materiali tutto sommato devo dire che non sono male. Battitacco Kodiaq in alluminio, e poi c'è questo sedile, lo vediamo, è molto ben fatto da un punto di vista estetico, è molto contenitivo, e poi anche possibilità di regolazione in tutte le direzioni con possibilità di memoria. Andiamo a salire a bordo.
faccio vedere com'è fatta dentro, andiamo a chiudere la porta. Innanzitutto quello che si nota immediatamente è che la plancia ha questo profilo ad onda nella zona superiore, ma si nota anche la presenza di questo maxi display al centro della plancia con le due bocchette dell'aria nella zona centrale, e poi appunto il maxi display con funzionalità radio, media, telefono, telecamere di parcheggio a 360 gradi, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente è presente anche Smart Link per andare a connettere i telefoni di ultima generazione, si possono connettere anche con i sistemi privati dei costruttori di telefoni. La zona centrale è ben fatta, in questo caso siamo di fronte alla trazione 4x4, cambio a 6 marce, motore TDI, la possibilità di andare a regolare il driving mode. All'interno della plancetta centrale c'è anche la possibilità di andare a scegliere le funzionalità off-road e molto altro. Andiamo a vedere come è fatta la strumentazione. In questo momento purtroppo non posso accendervela, ma abbiamo il contagiri nella zona sinistra, il tachimetro nella zona destra, c'è un display al centro con il computer di bordo, il volante direi che è il tipico della Volkswagen con il volume nella zona sinistra, la regolazione della radio e di altre funzionalità nella zona destra. Questo è il sensore di distanza, la vettura è in grado appunto di seguire la vettura che ci precede, mantenendone la distanza anche in velocità. Ovviamente c'è la funzione di autoparking e c'è la funzione di retrocamera di parcheggio che posso farvi vedere, anzi in questo momento è disattivata, e poi ci sono tutte le funzionalità di climatizzazione nella zona centrale. Per quanto riguarda la zona centrale c'è anche un cassettino, lo vediamo, è molto pratico, c'è davvero tanto spazio all'interno di questa vettura. Vado a richiudere il tutto e vado a farvi vedere com'è fatta anche dietro, perché dietro è sicuramente molto originale, ci sono 7 posti, ma quello che mi piace moltissimo è che il bagagliaio è da 720 litri, andiamo ad aprirlo con l'apertura elettroattuata. In questo momento i posti sono 7, ma andando ad abbattere lo schienale posteriore, ve lo faccio vedere al volo, si raggiungono ben 720 litri di cubatura. Vado ad abbattere anche lo schienale di destra, eccolo qua, vi faccio vedere il bagagliaio com'è nella configurazione a 5 posti. Direi sicuramente molto capiente, c'è i suoi bei gancetti, c'è la possibilità di andare a battere lateralmente le porte, c'è la presa 12 volte, ci sono tantissimi altri dettagli che rendono molto originale questo bagagliaio, come ad esempio la pila che posso andare a staccare e posso andare a utilizzare anche esternamente dalla vettura. Nella zona sottostante c'è la tendina, la vediamo in questo momento, e sotto c'è la ruota di scorta. Vi faccio vedere com'è fatta il bagagliaio. Nel momento in cui andiamo ad abbattere veramente tutto, i litri salgono a 2065, quindi davvero una capacità da furgone, direi sicuramente molto ben fatta. Andiamo a vedere come è fatta anche dietro. I tecnici di Skoda promettono moltissimo spazio, e come vedete c'è questa persona che si sta regolando in lunghezza la posizione del sedile. Devo dire che apparentemente la vettura mi sembra molto comoda. Andiamo a vedere com'è fatta anche nella zona posteriore. Provo a sedermi anch'io all'interno della vettura. Eccoci qua, scusate, ma c'è davvero tantissima gente, questo è l'evento di lancio internazionale, ovviamente è sempre difficile riuscire a fare tutto. Bene, allora si sta, devo dire, veramente molto bene. Guardate quanto spazio ho per le gambe, ce n'è davvero tantissimo. Qui c'è una pratica sacca all'interno del quale andare a posizionare un sacco di cose. Nella zona posteriore abbiamo le bocchette dell'aria, con la possibilità anche di andare a riscaldare i sedili. Direi una vettura molto ben fatta. C'è anche la tendina, la vediamo, per la privacy o per andare a proteggere da sguardi indiscreti. Qui sarà forse anche per questa linea che tende a risalire, ma sarà anche per il montante, per questa linea di cintura, ma la vettura davvero a me ricorda tantissimo la Audi Q7. Per il momento non è ancora stato ufficializzato il prezzo di listino, si parla di circa 25.000 euro per la versione d'accesso. Diciamo che la versione baricentrica è abbastanza carina, si aggirerà intorno ai 31.000 euro. Per il momento è tutto da Berlino, non mi rimane che salutarvi e invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!